Vedete queste? Sono delle semplici cuffie. Sono il mio strumento di lavoro con il quale attivo i miei superpoteri. Le poggio qui. Eccola. Le indossai la prima volta nel 1981. Stavo ad Agrigento, c'era un microfono, un tavolo, era Radio Agrigento 1. E l'emozione era talmente tanta che addirittura la mia voce non uscì. Ed è stato bizzarro, insomma, guardando poi il mio futuro, vedere come in seguito nella vita mi sarei occupata della voce degli altri. E mio padre, insomma, non era molto d'accordo con questo fatto che io facessi radio, però fin quando lottai molto per farlo e fin quando durò, insomma, utilizzai la mia voce e la musica e la radio. Le cuffie sono le mie gocce di Chanel, quelle che Marilyn Monroe usava tutte le sere. E metterle per me è un atto magico. È come se mi mettessi un elmo e mi sento protetta, mi sento più forte. Le cuffie accolgono il mio ascolto e quando sono al lavoro, nella frenesia del lavoro, circondata da tante persone, mi ritrovo da sola, che è la cosa che più ricerco, stare in disparte, decisamente asociale. Il suono è una parte importante della vita di tutti, della vita di tutti i giorni. Ed io da tanto tempo, da tutta la vita, registro il suono che supporterà le immagini. Mi chiamo Maricetta Lombardo e sono una fonico di presa diretta. Cosa vuol dire? Mi occupo della registrazione di tutto quello che sonoramente accade sul set. Possono essere battute, rumori di fondo, effetti, tutto ciò che insomma, rumori ambientali, tutto quello che accade sonoramente. È un lavoro che mi impegna molto e che richiede molta concentrazione, tanto sacrificio e per farlo ho fatto tante rinunce. Da siciliana mi trasferì nella capitale dopo questo corso di formazione teatrale organizzato anche da Andrea Camilleri nella terraferma, nel continente, a Roma, nel 1990, per frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia, la scuola a cui devo tutto e da quale è partito tutto il percorso della mia vita. Quando vi arrivai al CSC le aspettative erano decisamente diverse. Pensavo di orientarmi più per la musica, per la post-produzione e invece poi nella vita sono importanti gli incontri. Incontrai Bruno Pupparo, che era uno dei più grandi fonici di presa diretta in Italia, che diventò il mio maestro e che mi fece innamorare del mio lavoro. E quindi mi vide molto appassionata e mi spinse molto a intraprendere questa strada. E quindi iniziai a fare la presa diretta. Il doppiaggio e la ricostruzione del suono erano e lo sono tuttora in qualche modo le tecniche per sonorizzare, dare il suono, dare all'audio a un film. Bruno Pupparo attraverso il suo lavoro ridiede autenticità e dignità al sonoro e anche al nostro lavoro proprio nello specifico ed io ho proseguito su questa strada. Il suono di un ambiente, il dialogo tra due attori, se registrato nel momento in cui avviene, durante la scena è tutto molto più emozionante, più coinvolgente, poi quando si andrà a vedere il film si percepirà quell'atmosfera che si è instaurata in quel momento. Mi è capitato di nascondere microfoni un po' dappertutto, dentro dei panini, nelle siepi o nei capelli, dentro dei tovaglioli, fra i libri. Ed è sempre molto divertente quando
arrivo sul set e vedere la location, immaginare quanti microfoni potrò mettere in scena, dove posso nasconderli per cercare anche di coprire più ampio raggio di azione dove si svolgerà la scena. Però c'è anche da dire che i tempi del set sono molto frenetici, anche molto stressanti, e il suono purtroppo a volte è la cosa alla quale si rinuncia, insomma, non è più una priorità. Nonostante questo ho avuto il piacere di realizzare interi film senza la necessità di integrazioni di doppiaggio, rendendo tutto molto più vero ed emozionante. Questo è dovuto ovviamente all'atmosfera che si instaura sul set tra gli attori, determinata dal regista che è il deus ex machina, in alcuni casi un po' di più, in alcuni casi di meno, però diciamo è colui che provoca tutte le varie dinamiche del set. Sono magici scambi di energie e suggestioni. Capita spesso di instaurare una relazione sonora con gli attori e con le attrici, con loro indago le sfumature della voce, della loro interpretazione, il diverso modo di dar la battuta, per esempio, la loro emozione che si può esprimere a volte anche soltanto attraverso un fiato, un sospiro o anche attraverso una pausa. Possiamo parlare di come penseranno di fare la scena, perché in fondo la parola è un suono e viene articolata in tanti modi. Durante la lavorazione di Gomorra 1, la serie, in una scena con Marco D'Amore avvenne un evento che spiega bene come la parola sia un suono e come tale vada gestita, vada interpretata. Mi mise al corrente di uno stato d'animo che voleva esternare attraverso la voce e il respiro, e che avrebbe recitato a voce bassa, proprio quasi soffiata, insomma. E quando accadono queste cose con gli attori, insomma, c'è una grande intesa, è una cosa, insomma, molto, molto forte, insomma, quando accade. Ho registrato ambienti e luoghi molto diversi, carceri di Poggioreale per esempio, carcere di Poggioreale per esempio, ho chiesto di chiudermi a chiave in una cella perché era importante sentire, avere quella sensazione imprescindibile della realtà, essere chiusi in cella. Oppure nella casa del Grande Fratello, che vabbè, un po' per il film. Per il film reality di Matteo Garrone, che è un regista tra l'altro al quale sono molto legata, nutro tantissimo affetto e un'infinita stima. Ho registrato dietro le pareti celate che spiano chi vive la casa il suono ovattato della quotidianità di chi si fa rinchiudere per arrivare al successo. O ancora, mentre lavoravo su Io Capitano, il suono desolante di un cimitero a Dakar in Senegal, un silenzio drammatico dove un gremito stormo di uccelli volteggiava nel cielo. E io adesso avrei voluto farvi sentire un contributo, però ho fatto confusione con questa cosa e quindi non so a che punto sono. Scusate. Ecco, ci siamo, scusate. L'emozione purtroppo la fa da padrona sempre. Mi accorgo sempre giorno dopo giorno che comunque il silenzio non esiste. Mi è capitato di sentirne una blanda imitazione nelle montagne d'Abruzzo e nel deserto del Marocco.
Ma il silenzio vero, quello dell'anima, ahimè, è difficile da trovare. Sono sicura che non esiste effettivamente, perché poi passo gran parte del mio tempo in cuffia e veramente posso testimoniarvi che il silenzio vero, cioè proprio è introvabile, anche perché il silenzio è abitato e la dimostrazione l'ho avuta durante il triste periodo del Covid, perché il silenzio ha assunto una nuova dimensione. Il vuoto ha preso il sopravvento su tutti noi. Le strade erano frequentate solo dalla povera gente che non aveva altro posto dove stare, dove vivere. Un'umanità urlante che abitava soprattutto la notte e che ho provato a registrare dal balcone di casa. Il silenzio del Covid non era bello e mi creò molta sofferenza, ha cambiato proprio il mio carattere, però al contempo era generativo perché mi mise in contatto col mio silenzio interiore e lo riempì di idee e di pensieri che probabilmente altrimenti non sarebbero mai venuti fuori. E penso anche che sarebbe opportuno oggi ricercare uno spazio ed un suono personale, intimo. L'introspezione del silenzio, il respiro, il battito del cuore. Nella lavorazione che sto seguendo adesso in Toscana mi sono ritrovata a fine di una giornata molto stancante di lavoro con un grillo che ho trovato molto romantico e sono rimasta proprio in location per registrarlo perché volevo portarlo con me, insomma, è un grillo che mi è proprio entrato nel cuore, mi ha riscaldato nonostante la stanchezza di un fine giornata. E anche se il silenzio sembra sfuggente, attraverso il suono possiamo esplorare e comprendere le sfumature dell'esistenza umana. Poi dimenticavo anche che mi accompagnano sul set 1 o 2 microfonisti che sono i miei fidati scudieri e ci tenevo a ricordarli, insomma. Poi riflettiamo su come il suono e il silenzio possono influenzare le nostre vite. Pensiamo anche quando sembra che tutto sia calmo, effettivamente non lo è mai. In realtà c'è sempre qualcosa che si muove, che pulsa, che racconta una storia, un'agitazione stagnante. E il mio lavoro mi appassiona ancora oggi, nonostante ne sia un po' vittima, mi prosciuga ma mi dà vita e cerco di farlo sempre al massimo delle mie possibilità a qualsiasi costo. Mi ha portato in posti disparati, dall'Africa, sono stata la mia prima volta in Kenya, Etiopia, Uganda, Ruanda, Marocco, Tunisia, Senegal più volte, oppure in Medio Oriente dove ho avuto in Palestina il piacere di conoscere Yasser Arafat, o in Siria, a Damasco come unica maestranza italiana in una troupe cinematografica, ancora in Ucraina per esempio per raccontare la tratta delle ragazze, in Albania per parlare dell'Abesa, l'Abesa che è un codice musulmano, in Moldavia dove ho visto dei bambini, è un ricordo che mi commuove ancora, che per scaldarsi la notte si dormivano nei tombini scaldandosi sulle condutture che portavano il calore nelle case di Chisinau. È un lavoro che mi ha sempre arricchito, sono tornata sempre da questi posti arricchita non solo professionalmente ma soprattutto umanamente. E ricordo con gioia anche tutti i lavoretti di ripiego che ho fatto con umiltà, con sacrificio, ma con gratitudine, che mi hanno aiutato a intraprendere questa strada, sempre col sostegno, grande sostegno di mia madre e di mio marito Bruno. Per concludere,
Faccio mia la frase del personaggio di reality, never give up. Nella vita non bisogna mollare mai. Ho voluto fortemente fare questo lavoro. Dimentica anche dei pericoli ai quali spesso mi sono sottoposta, mi sono distrattamente. Però guardandomi indietro ripercorrerei questa strada mille e mille altre volte.